Buongiorno carissimi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti a Koh Chang, una splendida isola della Thailandia di cui mi sono totalmente innamorato. Ho appena trascorso 3 giorni qui e in questo video andremo alla scoperta non solo delle sue incredibili spiagge bianche, ma anche di cascate, punti panoramici da dove ammirare tramonti mozzafiato, scenari da cartolina e molto altro. Voi come al solito mettetevi comodi, rilassatevi e venite insieme a me in questa nuova avventura thailandese. Buona visione! Koh Chang fa parte di un arcipelago composto da una cinquantina di isole. Si trova vicino al confine con la Cambogia e a sole 6 ore di distanza da Bangkok. Proprio per questo la consiglio fortemente a tutti coloro che hanno pochi giorni e vogliono passarne qualcuno in un vero e proprio paradiso thailandese. La mia esplorazione di quest'isola parte da Bang Bao, un villaggio di pescatori la cui particolarità è il fatto che si è sviluppato ai lati di un molo. In realtà ormai del villaggio di pescatori è rimasto ben poco, infatti ci sono un sacco di negozi di souvenir, ci sono ristoranti, c'è lo street food, quindi è diventata più un'attrazione turistica, però in passato deve essere stato sicuramente un villaggio molto più autentico e tradizionale. Comunque carino, merita la visita, ci troviamo completamente a sud dell'isola e sicuramente interessante fare un salto, molto carino soprattutto dall'alto. Non molto distante dal villaggio di pescatori si trova questa spiaggia in cui mi trovo adesso. Siamo sempre a sud dell'isola, si chiama Klong Kloi Beach ed è una spiaggia non super famosa, non è una delle più famose spiagge che potete trovare sull'isola di Koh Chang, ma ho comunque deciso di farci un salto perché appunto si trova super vicina al villaggio e poi guardate, è super tranquilla, non c'è davvero nessuno. Se cercate un po' di pace e relax è sicuramente un'ottima spiaggia dove passare un po' di tempo. Raga, ma guardate cosa ho trovato! Il relitto di una nave abbandonata! Pazzesco! Siamo sempre a sud dell'isola, poco distante dalla spiaggia dove ero prima. Appunto ho trovato questa incredibile nave gigantesca che è abbandonata. Probabilmente era stata pensata come hotel, come sorta di resort. Per venire a vedere la barca purtroppo c'è un ingresso da pagare di 100 baht. All'inizio ero un po' scettico, non volevo pagare per venire a vedere una barca, però in realtà mi sono totalmente ricreduto perché oltre alla barca c'è questa spiaggia che è stupenda e probabilmente col fatto che si paga per entrare non c'è davvero nessuno, c'è pochissima gente e guardate l'acqua raga, è stupenda, c'è la sabbia bianchissima, l'acqua del mare azzurrissimo, mamma mia che bella quest'isola. Che bella quest'isola, mi sta piacendo tantissimo, tantissimo, dovete troppo venire qui raga. Se fate un viaggio in Thailandia dovete troppo venire qua, in quest'isola, è meravigliosa, meravigliosa. Mi sono spostato decisamente più a nord-ovest. Dovete sapere che le più belle spiagge di Koh Chang si trovano tutte sulla costa ovest e ovviamente il mio consiglio è, per girarla in completa autonomia, è quello di noleggiare lo scooter. Io l'ho pagato 200 baht al giorno. In questo momento mi sto gustando un meraviglioso smoothie al mango e direi che non c'è modo migliore per terminare la giornata.
Amici, oggi la giornata è iniziata con un piccolo trekking perché infatti voglio andare a vedere una cascata che si chiama Kai Bay Waterfall. Spero che ci sia acqua perché siamo ovviamente nella stagione secca, quindi il periodo dei monsoni è terminato già da un bel po', però mi hanno detto che appunto dovrebbe esserci l'acqua e si dovrebbe anche riuscire a fare il bagno. Mo' vediamo. Non sarà la cascata più imponente del mondo, ma è pur sempre una cascata e si riesce a fare il bagno. Sono super contento di essere venuto qua. Anche durante la stagione secca comunque si può fare il bagno, cioè guardate, posso nuotare. Bellissima, bellissima. A 2 minuti di scooter dalla cascata che abbiamo appena visto si trova l'omonima spiaggia, ovvero Kai Bae Beach, ed è una delle più belle spiagge tropicali di quest'isola. Guardate che spettacolo, l'acqua è super trasparente, super azzurra, è sicuramente una delle più belle spiagge che ho visto qui a Koh Chang. Dovete assolutamente venire, Kai Bae Beach. Per pranzo mi sono fermato in un ristorantino tipico, avevo troppa fame, noodles con la carne e poi ho preso un'insalata super europea perché avevo proprio voglia di insalata col tonno, quindi mischiamo carne e pesce. Buon appetito! Ok amici, secondo giorno che è praticamente quasi terminato, ho scelto di venire a vedere il tramonto in una nuova spiaggia, si chiama Lolly Beach. In pratica, da quello che ho capito, questa è la spiaggia, se cercate i party, la movida, diciamo ci sono i principali locali, infatti mi hanno detto che c'è la discoteca principale di quest'isola, quindi se volete fare un po' di serata, questo è sicuramente il posto dove venire dopo il tramonto. Buongiorno carissimi, questo è il bungalow dove sto passando le notti qui a Koh Chang, si chiama Rasta View Bungalow, è abbastanza carino, si trova tantissimo a sud, quindi un po' fuori mano, fuori dal centro principale, dalla vita di Koh Chang, però appunto se noleggiate uno scooter non avrete problemi. Ve lo faccio vedere anche dentro, è molto basico, non ci sono comodini, non c'è l'aria condizionata, c'è solamente il ventilatore. C'ho poi il bagno personale. L'ho pagato 8 euro a notte, se non sbaglio. Adesso direi di prepararci e iniziare subito questa nuova giornata. Questa mattina mi sono svegliato di buon'ora perché voglio fare tutto il giro dell'isola e andare a vedere anche la parte est, anche se mi hanno detto che ci sono poche spiagge, non c'è molto, ma voglio comunque provare a farmi un giro con lo scooter. In questo momento mi sono fermato in una spiaggia che si chiama White Sand Beach, dovrebbe essere una delle più popolari e più turistiche di tutta l'isola e si trova a nord-ovest di Koh Chang.
Se siete alla ricerca di un po' di avventura, vi consiglio di raggiungere il punto più a sud-est di Ko Chang. Pensate che infatti non esiste una strada che collega le due estremità della costa sud dell'isola, e quindi bisogna percorrere tutta la strada che costeggia il mare passando obbligatoriamente per il nord, ed è assurdo pensare che appunto non esista una strada che collega le due estremità della costa sud. Questo posto merita sicuramente di essere visitato perché quell'isoletta che vedete alle mie spalle ha questa spiaggia sottilissima e c'è il mare sia da una parte che dall'altra, è veramente stupenda. Guardate le immagini dal drone, mi sta facendo impazzire, bellissimo. Siamo arrivati alla fine di questo episodio. Se vi è piaciuto vi consiglio di non perdervi anche quello che uscirà sabato prossimo. Infatti vi porterò con me in una nuova isola che si chiama Koh Kud, che a quanto si dice sembra essere ancora più bella e selvaggia di questa che abbiamo appena visitato. Staremo a vedere. Intanto io vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto, mettete un bel like se questo video vi è piaciuto e considerate di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdere tutti i video che pubblicherò prossimamente. Noi ci vediamo nella prossima avventura. Ciao!